Buone vibrazioni a tutti! Prima di procedere ti invito subito a iscriverti al canale YouTube Giordano Sandalo cliccando sul tastino rosso qui sotto a destra per essere sempre aggiornato ed informato sulle mie ricerche. Andiamo oggi a scoprire la diapason terapia. Vi ho parlato in un recente video della nuova figura del musicista vibrazionale e nel contesto avevo anche introdotto velocemente uno strumento molto importante per la terapia vibrazionale, appunto il diapason. Oggi andremo a conoscere meglio le potenzialità e l'uso di questo essenziale strumento. I diapason utilizzano i principi dell'agopuntura, ma al posto di inserire l'ago vengono veicolate delle frequenze che stimolano il flusso di energia dei meridiani. Possiamo trattare l'argomento diapason anche sotto il profilo medico-scientifico, in quanto, secondo recenti ricerche, la vibrazione dei diapason trasferita alle cellule neuronali, endoteliali e immunitarie stimola la produzione di ossido nitrico, il monossido di azoto, che è un mediatore endogeno di processi importanti come la vasodilatazione o la trasmissione degli impulsi nervosi, con un importante effetto sulla stimolazione del sistema immunitario. La produzione di ossido nitrico avviene a livello del sistema vascolare, nervoso e immunitario e viene poi rilasciato sotto forma di gas nella matrice extracellulare. Questo avviene attraverso dei cicli denominati puffing. Quest'ultimi, tra le altre proprietà, stimolano proprio l'attività del sistema parasimpatico. È importante sottolineare che non stiamo dicendo di introdurre ossido nitrico mediante integratori chimici che possono anche avere effetti collaterali, ma di produrlo naturalmente nel corpo umano attraverso la stimolazione delle vibrazioni dei diapason. Se ad esempio proviamo ad immaginare una infiammazione di un endotelio che si è ammalato per la carenza di ossido nitrico, scopriamo che tale infiammazione ha causato un indurimento della superficie che diviene quindi appiccicosa. Una delle conseguenze è che i globuli bianchi e le piastrine aderiscono alle pareti dei vasi sanguigni e possono diventare causa di arteriosclerosi e Alzheimer, proprio perché la compromissione dell'ossido nitrico danneggia i capillari nel cervello, riducendo la portata di ossigeno e glucosio alle cellule cerebrali, che può portare a disfunzioni neurologiche, apoptosi cellulare e demenza. Ci sono dunque varie patologie che possono compromettere la produzione di ossido nitrico, come l'alterazione del sistema PNEI, la psico-neuro-endocrino-immunologia. In alcuni casi possono avvenire dei disequilibri metabolici che portano, come abbiamo visto, a patologie come Alzheimer, malattie cardiovascolari, diabete, patologie autoimmuni fino ad arrivare al cancro. E arriviamo quindi ai recenti studi di cui vi parlavo, ai quali aggiungo le nostre prove empiriche che ci hanno portato ad avvalorare, pensate un po', antiche tesi pitagoriche sull'utilizzo delle frequenze. Per esempio, la trasmissione delle onde di suono nel corpo è stata confermata nel 1990 da Dahl e Grosenbeck nel Journal of the Acoustical Society of America, quando scoprirono che le onde sonore stimolavano ogni materiale fibroso flessibile, come i tessuti nervosi e i tessuti connettivi del corpo umano. Ma torniamo alle frequenze. La 128 Hz, per esempio, è altamente stimolante e può essere usata con un diapason intonato appunto a 128 Hz, ma molto meglio usare rapporti pitagorici come la quinta perfetta. Possiamo quindi far vibrare due diapason, il Do 256 Hz e il Sol 384 Hz, e la frequenza 128 Hz è espressa dalla loro differenza. Teniamo comunque presente che 128 Hz è la prima ottava inferiore dei 256 Hz. Il corpo, proprio come un diapason,
risponde alle frequenze vibrando per risonanza. Dobbiamo comprendere che è possibile udire, captare, inglobare non soltanto attraverso le orecchie e il sistema neurocerebrale, ma per mezzo di recettori sparsi un po' dovunque. Infatti il corpo, al suono del diapaso, risponde con un altro suono. Abbiamo sempre detto che siamo unità ricetrasmittenti. Non dobbiamo pensare dunque ad un cervello che pensa di ascoltare la musica per dare beneficio al corpo. È l'intera unità corporea che, essendo immersa nel suono dei diapaso, diviene musica stessa e corpo vibrante. È quindi la totalità del nostro essere che riceve informazioni vibrazionali ed è contemporaneamente unità informante. Perciò la diapason terapia, oltre a suscitare emozioni, che non è cosa da poco, crea nella persona trattata delle reazioni a carico della sfera vegetativa. Durante i trattamenti abbiamo assistito a modificazioni dei principali parametri vitali, come la pressione sanguigna sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca, la respirazione e altri parametri chimici e biochimici. E anche quando il suono del diapaso tende ad affievolire, tanto da non essere più percepito dall'organo vestibolare, viene comunque percepito inconsciamente, divenendo così un linguaggio non verbale e un mezzo di comunicazione dell'emotività. Per essere più chiari, con l'utilizzo delle frequenze del diapaso è possibile accordare, intonare tutto il nostro essere. E come si esegue questa terapia? L'operatore pone i diapaso delle varie frequenze su punti precisi del corpo del soggetto, che entrando in vibrazione creano gli effetti che abbiamo appena descritto. La durata dei trattamenti può variare dai 15 ai 30 minuti, che possono però prolungarsi fino a 40-50 minuti, in quanto in base alle necessità i diapason sono spesso usati in associazione alle campane armoniche, a specifiche vocalità con il canto armonico per esempio, o a sequenze ritmiche mediante l'uso di particolari strumenti a percussione. Bene, per oggi è tutto e non mi resta che augurarvi, come al solito, buone vibrazioni a tutti.